questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia in top down che io ho deciso di chiamare Oasi e che ho realizzato utilizzando il filato dell'Adrian Fil linea merino cotone, questo gomitolo da 50 grammi che misura 145 metri, quindi ha un ottimo metraggio e il filato è fantastico, è morbidissimo proprio perché è misto merino e cotone, ed è un filato che può essere utilizzato sia in inverno che in estate e in primavera. Io ho optato per questa creazione con un punto forato e largo, quindi proprio per poter indossare questa creazione sia in primavera, in estate nelle serate dove c'è più umidità o tira un po' più di vento, fa un po' più freschetto, ma anche in inverno perché sotto posso sempre mettere un lupetto, quindi è un filato perfetto per tutte le stagioni e vi posso assicurare che addosso non si sente, ma comunque dà quel calore che tiene ben coperti, quindi è bellissimo perché mantiene il calore sia in estate appunto che in inverno. Per quanto riguarda il colore, io ho utilizzato il numero codice 33, che è questo fantastico verde che sembra quasi un verde bottiglia, ma vi faccio vedere anche altri colori presenti tutti sul sito. Guardate qui, sono uno più bello dell'altro, e inoltre vi ho fatto anche una promozione per chi vuole acquistare questo filato per fare la mia creazione. Nel carrello può inserire come codice promozionale la parola Oasi e otterrà così un ulteriore sconto su questo filato. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4,5 e ho utilizzato 4 gomitoli, quindi 200 grammi. Per una taglia M ve ne occorrono 5 gomitoli, per una taglia L 6, per una taglia XL ve ne servono 7. Per quanto riguarda quindi il filato, lo potete acquistare appunto sul mio sito e mi raccomando utilizzate il codice che vi ho messo come promozione. Per quanto riguarda la lavorazione, è un top down semplicissima da realizzare, sono 2 giri che vanno sempre ripetuti sia quando andiamo a fare la lavorazione in top down, cioè nello sprone, sia quando andiamo poi a realizzare le maniche e il corpo della maglia. Si possono fare ulteriori aumenti, quindi oltre all'aumento sullo sprone possono essere fatti aumenti anche nella maglia se uno la vuole fare ancora più larga. Mi raccomando, per chi vuole fare la versione vestito, quindi un po' più lungo, magari utilizzandola soprattutto in primavera, andate ad aumentare di almeno altri 2 gomitoli. Mi ero dimenticata di dirvi anche questa cosa. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio, scrivendo anche filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo tutorial. E mi raccomando, ricordatevi sempre che sul sito è acquistabile anche il PDF della creazione che vi presento ogni volta. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea merino cotone. Guardate qui che meraviglia, il colore che ho scelto io è il numero 33, ma qui come potete vedere ci sono anche altri colori disponibili sempre tutti sul sito Filati Elsa. Ora io vi farò vedere un piccolo campione per realizzare lo sprone, e vi dico in modo tale da darvi tutte le informazioni sia per quanto riguarda la mia taglia che le taglie diverse. Allora io lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5, qui ho montato 124 catenelle, invece nel campione ne saranno di meno. Con 124 catenelle io ho uno scollo che da punto a punto, quindi qui vi va a fare 29 centimetri. Ora per le maglie, per le taglie più grandi io vi consiglio di non andare a mettere dei motivi in più, questo perché lo scollo, come avrete potuto vedere a inizio del video, a me è già molto largo. Poi se lo volete uguale e largo come il mio, taglia M, vi consiglio sempre di non andare a fare gli aumenti. Invece per quanto riguarda la taglia L andate ad aumentare di un motivo per lato. Ogni motivo per lato, quindi in questo caso il motivo sarebbe dato dalla maglia alta e la catenella, sono 2 catenelle, quindi taglia L XL, se volete aumentare lo scollo andate ad aumentare di 8 catenelle in modo tale appunto da avere un motivo in più per lato. Come vi dicevo, la lavorazione è su 124 catenelle, il multiplo per i lati, per i motivi dei lati, è di 2 catenelle, mentre per gli angoli servono 4 catenelle. Questo è per darvi tutte le informazioni. Se naturalmente volete lo scollo più piccolo dovete andare a togliere le catenelle, togliendo sempre 8 catenelle in modo da avere un motivo in meno per
lato. Questo è per chi vuole le catenelle, vuole lo collo più stretto. Potete anche andare a togliere 2 motivi per lato, quindi invece che 8 catenelle ne togliete 16 rispetto alle mie 124. Questo se volete il collo più piccolo rispetto al mio. Io ho preferito fare un collo largo perché, come ho detto anche inizio del tutorial, voglio poter indossare questa maglia soprattutto in primavera e estate, quindi più larga è meglio è. Detto ciò, quando noi andiamo adesso a lavorare, vedete che io vi farò un piccolo campione, ma vi dico che io ho 19 maglie alte avanti, 19 maglie alte dietro, 8 maglie ai lati. Ve lo ripeterò anche mentre vi faccio vedere il primo giro, però è per ricordarvi. Quindi per quando montando 124 catenelle io mi trovo 19 maglie alte avanti, 19 maglie alte dietro, 8 maglie per i lati. Se avete aggiunto un motivo in più vi troverete 20 maglie avanti e dietro, 9 maglie ai lati. Se invece avete tolto, avrete invece di 19 18 o 17 maglie avanti e indietro, e ai lati avete o 7 o 6 maglie alte. Questo se avete tolto o messo le maglie, le catenelle. Quindi ripeto, io per il mio scollo ne ho 19 dietro, 19 avanti, 8 ai lati. Detto ciò, possiamo andare a far vedere come si realizzano questi due giri. Andiamo a fare quindi il nostro campione e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, una catenella di separazione e iniziamo con il lato della manica. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e vado a realizzare un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vendo nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Come vi dicevo, nel mio lato della manica io ho realizzato 8 maglie alte. Per chi ha fatto le catenelle in più e in meno, abbiamo detto all'inizio, deve fare o una maglia alta in più o una in meno. Io qui ne vado a fare 4 giusto per capirci, quindi 1 2 3, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione. Finito il lato si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si va a fare l'angolo, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione e ci troviamo dove abbiamo le nostre lati lunghi, quindi questa volta è la parte dietro. Salto 2 catenelle, entro nella terza, di nuovo vado a fare maglia alta, catenella, salto una catenella, vado nella successiva, maglia alta, catenella, salto una catenella, vado nella successiva, maglia alta. Vi ricordo che io per i lati più lunghi ho realizzato 19 maglie alte, mentre per chi ha messo un motivo in più ne deve fare 20, per chi ne ha messi in meno 18. Quindi vado a fare di nuovo, salto una catenella, entro nella successiva, maglia alta, catenella, salto una catenella, entro nella successiva, di nuovo maglia alta, catenella, salto una catenella e di nuovo maglia alta. Una volta fatto tutte le maglie alte per il nostro lato, andiamo a fare di nuovo l'angolo, quindi catenella, si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si va a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione e ci troviamo di nuovo nel lato della manica. Quindi di nuovo saltiamo 2 catenelle, andiamo nella terza, maglia alta, catenella, si salta una catenella di base, si fa un'altra maglia alta. Vi ricordo che io nel lato sono andata a fare 8 maglie alte, quindi una volta terminato anche il lato della manica, catenella di separazione, si saltano 3 catenelle, di nuovo si va a fare maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, per realizzare appunto il nostro terzo angolo. E a questo punto ci troviamo di nuovo nel lato più lungo e andiamo a fare di nuovo le nostre maglie alte. Io vi ricordo che ne ho fatte 19, quindi per chi ha montato un motivo in più 20, per chi ne ha montato un motivo in meno deve farne 17. E quindi andiamo a fare salto 2 catenelle, maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, maglia alta,
catenella di separazione, salto una catenella, maglia alta, salto una catenella, vado nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella di base, maglia alta, e arrivo così alla fine. E io devo terminare andando a terminare il mio primo ventaglio. Scusate, qui mi sono presa il filo e l'ho incastrato. Brava Elsa 7 più, vabbè, tanto non ci serve, questo è un campione, poi devo sfilare. Comunque faccio la catenella di separazione, si saltano quindi le ultime 2 catenelle, si rientra in quella iniziale e si va a fare una maglia alta, catenella, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto si inizia il secondo giro, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta del ventaglio e vado a fare la mia maglia alta doppia, catenella di separazione, si riprende 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta doppia sopra la maglia alta successiva, e bisogna fare questo per tutto il lato, quindi catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, maglia alta doppia sopra la maglia alta, catenella, prendo 2 volte l'uncinetto, maglia alta doppia sopra la maglia alta, catenella, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, maglia alta doppia sopra la maglia alta, catenella di separazione e ci troviamo nell'angolo. Andiamo a fare una maglia alta doppia sopra la maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, 2 volte, prendiamo il filo 2 volte, entriamo nell'archetto dell'angolo e andiamo a fare una maglia alta doppia, catenella di separazione, prendiamo il filo 2 volte, rientriamo e facciamo un'altra maglia alta doppia. Abbiamo fatto così di nuovo il nostro ventaglio, però è un ventaglio a maglia alta doppia, che è il nostro angolo. Catenella di separazione, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare il lato. Entriamo prima sempre nella maglia alta dell'angolo del ventaglio e andiamo a fare la maglia alta doppia, catenella, prendiamo 2 volte il filo e di nuovo maglia alta doppia sopra ogni maglia alta, catenella, maglia alta doppia, catenella, maglia alta doppia. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al mio angolo e vi faccio rivedere appunto come andare a realizzare l'angolo. Quindi continuo a fare una maglia alta doppia sopra ogni maglia alta e sono arrivata al mio angolo, quindi di nuovo maglia alta doppia sopra la maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, si prende 2 volte il filo, maglia alta doppia all'interno dell'angolo del ventaglio, catenella, 2 volte prendo il filo, rientro, altra maglia alta doppia, catenella, e adesso si torna a lavorare il lato della manica, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, si va a lavorare prima sulla maglia alta del ventaglio e poi catenella, maglia alta doppia sopra ogni maglia alta del giro precedente. Quindi come potete vedere sono 2 giri veramente semplicissimi. Io adesso vado di nuovo ad arrivare all'angolo per farvelo vedere un'ultima volta. Quindi mi trovo di nuovo nell'angolo, vado a fare una maglia alta doppia sopra la maglia alta del ventaglio, catenella, prendo il filo 2 volte, maglia alta doppia all'interno dell'angolo, catenella, prendo 2 volte il filo, rientro, maglia alta doppia, catenella, prendo 2 volte il filo e mi trovo nel lato lato lungo, quindi maglia alta doppia sulla maglia alta del ventaglio e poi si torna a lavorare normalmente una maglia alta doppia sopra ogni maglia alta, separata sempre da una catenella. Quindi come potete vedere sono veramente 2 giri semplicissimi e adesso io vi farò rivedere anche come riandare a fare il primo giro. Quindi voglio solo terminare un attimo il secondo giro in modo da farvi vedere come andarlo a terminare.
Quindi catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia alta del nostro primo ventaglio e quindi dell'angolo, e andiamo a fare una maglia alta doppia, catenella, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto della maglia del ventaglio e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. Chiudiamo facendo una catenella, entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo ritornare a fare il primo giro, e per fare il primo giro entriamo nell'archetto e andiamo a fare maglia bassa e 2 catenelle, perché torniamo a fare il giro delle maglie alte, una catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta doppia del ventaglio e vado a fare una maglia alta, catenella, ci troviamo nel lato della manica, andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta doppia, catenella, maglia alta sopra la maglia alta doppia, catenella, maglia alta sopra la maglia alta doppia, e continuo così quindi per tutto il mio giro, andando sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta doppia. Arriviamo poi all'angolo, quindi mi ritrovo nell'angolo che è questo qui, e vado sempre a fare una maglia alta sopra la maglia alta doppia dell'angolo, catenella, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella e di nuovo maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, maglia alta doppia del ventaglio, catenella, e poi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ripeto, i 2 giri come vedete sono semplicissimi. Per fare gli aumenti dobbiamo solo ricordarci di andare a fare sempre le maglie alte o le maglie alte doppie anche sopra le maglie alte o le maglie alte doppie dell'angolo. Io naturalmente adesso riprendo la mia lavorazione per farvi sapere quante volte sono andata a ripetere i 2 giri prima di mettere i marcapunti. Dunque sono arrivata a mettere i marcapunti, ho ripetuto i 2 giri per 1 2 3 4 volte, e per me come larghezza va più che bene. Per una taglia M io vi consiglio di ripeterlo anche per 5 volte, 6 volte per una taglia L, o anche un po' di più, naturalmente qualche giro in più se vedete che la lavorazione comunque tende a stringere. Io, avendo fatto il collo molto largo rispetto a quello che faccio solitamente, ho potuto fare meno giri per poter mettere i marcapunti. A questo punto possiamo passare a fare il corpo della maglia. Mi raccomando però, per chi si è allargata già abbastanza la lavorazione, però il marcapunti le sono andata a mettere dove ho l'angolo sia avanti che dietro, mettendo qui i lati più corti per le maniche e la parte avanti e dietro sono le parti più lunghe. Quindi andiamo a vedere adesso come realizzare il corpo della maglia. Io adesso devo ricominciare con il primo giro, ossia con il giro delle maglie basse, ma se per mettere i marcapunti voi vi siete fermati al giro di maglia bassa e quindi al maglia alta, e quindi dovete fare il giro di maglia alta doppia, nessun problema, fate esattamente la stessa cosa che farò io, solamente lo fate appunto facendo le maglie alte doppie invece che come me che andrò a fare la maglia alta. Quindi mi aggancio sempre con l'uncinetto qui dove quindi non ho staccato il filo, come potete vedere, entro sia nell'archetto dell'angolo del davanti che in quello del dietro, tolgo il marcapunti così potete vedere meglio, e a questo punto vado a realizzare una maglia, scusatemi, no. Vado a realizzare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia maglia alta, e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta doppia del ventaglio, perché vedete io sono entrata nel centro del ventaglio, quindi questa è la maglia alta, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta doppia. Continuo quindi a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti. A quel punto vi farò vedere come passare di nuovo dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al secondo marcapunti, ho fatto la catenella, entro nella maglia del ventaglio, maglia alta doppia del ventaglio, e vado a fare una maglia alta,
catenella. A questo punto entro sia nel ventaglio del dietro, scusate, tolgo, che nel ventaglio del davanti e vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, vado nel ventaglio, nella maglia alta doppia del ventaglio del davanti e vado a fare la mia maglia alta. Quindi come potete vedere qui abbiamo la manica e qui continuiamo a lavorare il nostro corpo della maglia. Vado a terminare il mio primo giro, quindi andando sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta doppia. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta nella maglia alta doppia del ventaglio, catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto iniziamo con il secondo giro e vado a fare 4 catenelle che sono la mia maglia alta doppia, una catenella di separazione e poi vado a fare una maglia alta doppia sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, di nuovo maglia alta doppia sopra la maglia alta del giro precedente. Quindi continuo a lavorare questi 2 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della maglia. Attenzione, se avete bisogno di allargare ulteriormente la maglia, vi consiglio sempre di fare gli aumenti lateralmente, di andare a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Naturalmente potete fare gli aumenti sia quando fate il giro di maglia alta normale che il giro di maglia alta doppia, e potete fare tutti gli aumenti che volete. Se non dovete aumentare tanto, io vi consiglio quindi di farlo lateralmente, sia a sinistra naturalmente che a destra. Per me la maglia è già larga, come potete vedere, quindi non dovrò andare a fare secondo me degli aumenti, ma nel caso dovessi farlo vi farò sapere. Una volta terminata la maglia poi andremo a fare anche le maniche, perché voglio fare delle maniche, non so ancora se a 3/4 o se lunghe. Ho terminato il corpo della maglia, ho ripetuto i 2 giri per 12 volte per poi ripetere nuovamente il primo giro in modo tale da finire con il giro delle maglie alte. Adesso andiamo a vedere come fare le maniche. Io non ho fatto alcun tipo di aumento perché la maglia era comunque larga, quindi non avevo bisogno di fare ulteriori aumenti. Per realizzare la manica riprenderemo la lavorazione intorno allo scalfo. Qui come vedete è dove ho l'angolo e la maglia alta che va a scendere, quindi entro sempre nell'angolo sia del davanti e del dietro e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi 1, 2, nel frattempo cerco di piegare, di bloccare anche il filo che poi bloccherò alla fine. Vado a fare la mia catenella di separazione e poi vado a lavorare come ho lavorato anche per il corpo della maglia, quindi entro nella maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, catenella, maglia alta doppia successiva, vado a farci sopra la maglia bassa, la maglia alta, catenella, maglia alta sopra la successiva maglia alta doppia, e continuo così quindi per tutto il giro. I giri da ripetere sono gli stessi che abbiamo fatto appunto per il corpo della maglia, quindi alterniamo sempre il giro di maglie alte con il giro di maglie alte doppie. Io adesso naturalmente vi farò vedere un attimo come terminare e come riniziare quindi il secondo giro. Per chi invece aveva terminato con il giro delle maglie basse, delle maglie alte, per poter fare gli scalfi, dovrà ricominciare a lavorare facendo il giro delle maglie alte doppie, però la lavorazione è sempre la stessa, cambia soltanto il giro. Sto per terminare il giro, ho fatto la catenella e vado a fare la maglia alta sopra la maglia alta doppia del ventaglio, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare la mia maglia bassissima, e a questo punto poi si inizia a fare la maglia alta doppia, quindi vado a fare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, una catenella di separazione e poi maglia alta doppia sopra la maglia alta, e vado a fare questi 2 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della maglia. Come vi ho detto, io ancora non so se fare una maglia alta, scusate, una manica lunga o una manica a 3/4, vi dirò alla fine naturalmente come sono andata a lavorarla.
Ho terminato la mia prima manica, alla fine ho optato per una manica lunga e ho ripetuto i 2 giri per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 volte e poi nuovamente il primo giro, quindi il giro di maglie alte, in modo tale appunto da avere la lavorazione un po' più chiusa. Adesso andrò a fare la seconda manica ripetendo sempre i 2 giri nello stesso numero di volte che ho fatto per questa manica. Allora, ho terminato anche la seconda manica, quindi anche questa creazione è terminata. Guardate che bellina, il collo è abbastanza molto largo rispetto al solito, ma mi piace tantissimo proprio perché voglio sfruttare questa maglia soprattutto in estate, in primavera, nelle serate un po' più fresche ma dove fa comunque caldo. Quindi anche questa creazione è terminata.